Ciao a tutti da Parpachef, il pluristellato a colori per 360 Italy Market, la casa delle eccellenze italiane. Ben ritrovati a tutti quanti. Stasera facciamo due antipastini e li facciamo con il polpo, quindi li faremo proprio abbastanza veloci le cose, perché siamo in estate e quindi ci sbrighiamo. Allora, che cosa utilizzeremo stasera per fare questi due antipastini? Dobbiamo fare col polpo, naturalmente il polpo, poi guarda, qui ci sono un sacco di ingredienti, poi man mano che facciamo la ricetta, le due ricette ve le dico. Abbiamo un sacco di ingredienti, questi sono un limone, prezzemolo, sale, olio extravergine d'oliva, menta, succo di limone, pane grattato, cipollotto, patata e basta. Possiamo pure cominciare con la ricetta. Allora, io intanto mi taglio un pezzetto di polpo, patata e anche delle patate, diciamo, che abbiamo preventivamente lessato e spremuto, perché vabbè, ve lo dico, faremo un tortino di polpo e menta ed è veramente molto buono, molto gustoso. Allora, innanzitutto noi che cosa facciamo? Ci tagliamo la nostra cipolla così, a sta maniera qua, eccola qua, ce la mettiamo dentro un pentolino, ci mettiamo un goccio d'olio d'oliva, eccola così. Poi nel frattempo ci peliamo velocemente ci peliamo una patata e ci servirà per fare un lettuccio di patate, dove noi poi posizioneremo, ed è la seconda ricetta, degli spiadini di polpo molto buoni nel rosmarino, molto molto buoni. Ah certo, anche il rosmarino, che non l'ho detto, però c'è. Allora facciamo così, questo ce lo facciamo ecco qua, rotellini fine, eccola qua, ecco qui. Faremo il bel lettuccio di patate, mettiamo dentro al nostro pentolino, mettiamo là un goccio d'acqua. Questo in 10 minuti ci fa un bel preparato per poterci fare poi un letto di patate, per metterci il nostro polpo sopra. Allora, eccolo qua, e naturalmente all'interno del nostro preparato un pizzico di sale, eccolo qua, a posto, proprio pizzichetto. Poi, e quello lo lasciamo preparare. Poi altra preparazione: salmoriglio. È un bel preparato fatto di rosmarino, buonanotte, scusate, prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale e succo di limone. Allora, noi il succo di limone ce lo siamo già spremuto, ecco qua, e ce l'abbiamo già spremuto qui il succo di limone. Noi che cosa facciamo? Ci prendiamo il nostro prezzemolo, lo prendiamo, lo mettiamo all'interno del nostro succo di limone, eccolo. Poi prendiamo sale, aggiungiamo, ecco, un pizzichetto di sale così. Poi mettiamo giù l'olio d'oliva. Allora, questo perché lo prepariamo prima? Diciamo che in teoria lo dovreste preparare anche una mezz'ora, tre quarti prima. Questo perché? Perché così si insaporisce. Allora noi di questo ce lo togliamo, ce ne facciamo una bella emulsione, eccola qua, ne facciamo una bellissima emulsione. Quindi ripetiamo: prezzemolo, olio extravergine di oliva, succo di limone e pizzico di sale. Il nostro salmoriglio lo lasciamo qui a maturare e stiamo a posto. Poi altra preparazione che faremo è la tostatura del pan grattato, ma la facciamo più tardi, non c'è problema. Intanto noi ci prendiamo il nostro bel polpo che abbiamo chiaramente preventivamente bollito. Come si fa la bollitura del polpo? Semplicissimo: in acqua fredda si mette il polpo, quando inizia la bollitura si lascia bollire 20 minuti a fuoco alto, dopodiché si spegne il fuoco, si toglie dal fuoco e si lascia freddare nella propria acqua. Basta, non c'è altro da fare. Quindi noi adesso prenderemo il nostro polpo per la prima
per il primo lavoro che dobbiamo fare, ed è, diciamo, il nostro spiedino. Quindi taglieremo 3-4 tentacoli per fare lo spiedino. Poi noi che facciamo? Lo lasciamo, lo puliamo. Una volta che l'abbiamo pulito, proseguiamo la ricetta. Quindi 5 minuti, puliamo il polpo, prepariamo il primo spiedino, scusate, la prima ricetta, e poi andiamo avanti. 5 minuti. E allora eccoci tornati. E allora facciamo la prima delle due ricette che abbiamo detto. Sono spiedini di polpo sul letto di patate con rosmarino. È una ricetta molto buona, vi dico, e quindi la facciamo subito. Allora, noi ci siamo preparati già questi tentacoli di polpo, che li tagliamo in questa maniera qua. Li mettiamo in questo modo qua. Li facciamo in maniera tale di poter fare qualche spiedino. Poi con quelli vediamo che cosa li facciamo. Allora, ci prendiamo questo. Allora, invece noi facciamo una bella cosa. Nel frattempo ci prepariamo il letto di patate. Come lo facciamo? Semplicemente noi abbiamo messo a bollire un po' di scalogno, un po' di cipolla, o scalogno o cipolla, come preferite voi. Tanto in questo caso non c'è molta differenza. E poi ci prendiamo, abbiamo fatto una patata a fettine molto fine. Adesso noi tutto quello che c'è qui dentro lo prendiamo, togliamo la parte liquida, ecco. Nel frattempo ci prepariamo il nostro spiedino. Ok, poi diciamo noi, ecco, l'abbiamo fatto da 4 pezzetti, ma tutto sommato poi ognuno lo può fare come vuole, insomma, cioè ce ne possiamo mettere pure 10. Allora, qui andiamo a tostare il nostro pangrattato, e va bene. Ci prendiamo il nostro rosmarino. Allora, il nostro rosmarino lo facciamo fino. Ecco qua. Perfetto. Ecco. Questo, diciamo, per un impiattamento ci basta. Perfetto. Ecco qua. Quando vedete che il pangrattato è leggermente dorato, allora a quel punto è pronto per poter essere utilizzato. Nel frattempo noi ci prendiamo la nostra cremina, il nostro letto di patate, lo inseriamo nel nostro piatto, inseriamo, eccolo qua, il nostro piattino. Guardate che bella crema che è venuta, bella. Ok, questo è abbastanza, eccolo qua, sta prendendo colore, tra qualche secondo è fatto. Ci prendiamo il nostro rosmarino, diamo una pizzicatina, ecco qua il rosmarino, perfetto. Il nostro pangrattato è fatto e quindi lo possiamo spegnere. Ecco qui, lo inseriamo un attimo in quest'altro piatto qui. Facciamo questo favoretto qua, guarda, eccolo qui. Senti che bel profumo. Appoggiamo uno. Appoggiamo due. Facciamo un... Eccolo qua. E questo è il nostro primo gustoso antipastino che possiamo fare con il nostro polpo. Nel frattempo lavoriamo al prossimo piatto. Allora, noi dobbiamo fare due preparazioni per questa seconda ricetta. Allora,
una preparazione che ci servirà da guarnizione, e la utilizzeremo per il salmoriglio, ok? E utilizzeremo questa preparazione per il salmoriglio. E una invece la dobbiamo fare con la menta, da inserire all'interno del nostro tortino di patate. Olio d'oliva, menta, ce la facciamo piccolina anche lei, non troppo, non troppo, facciamo un mini, ecco qua, un mini trito di menta, eccola, molto carina. Guarda, ci mettiamo un'altra 2 fogliettine, che la menta ci dà proprio quel senso di freschezza che vogliamo. Menta, eccola qua, perfetto. Poi scorzetta di limone, mi raccomando, sempre e solo la parte bianca, scusate, chiaramente la parte gialla, perché la parte bianca è amara. Eccola qua. Facciamo una bella condita dentro questo piatto, aggiungiamo pizzico di sale, lo aggiungiamo anche lì, ecco qua, alla parte delle patate. Poi prendiamo le nostre patate, aggiungiamo il nostro polpo dentro, perfetto, e mescoliamo il tutto, dobbiamo amalgamare bene. Adesso prendiamo il salmoriglio, facciamo la stessa cosa con questo polpo qui, che questa volta però deve rimanere a pezzi un po' più, ecco qua, un po' più grandi, perché semplicemente lui deve fare la guarnizione. Ecco, l'abbiamo tagliato a pezzi un pochettino più grandi, lo rimettiamo qui, perfetto, ok, nostro salmoriglio, diciamo, ecco qua, lo giriamo per alimentare l'emulsione, lo giriamo e poi, diciamo, ecco, in maniera moderata lo inseriamo nel nostro preparato di polpo. Eccolo qua, consiglio, pizzico di sale anche in questo caso, ok. Adesso ci prendiamo il nostro piatto da impiattamento, ce lo sistemiamo qui. Che cosa utilizziamo noi per fare l'impiattamento? Semplicemente una bella formina, mettiamo la formina, poi diamo una bella girata. Allora, la formina, consiglio, la formina, ci bagniamo un dito d'olio, la giriamo qua, lo giriamo qua un dito d'olio, così, ecco fatto, non si fa a mettere le dita, però dai, mi perdonerete questa sera. Questo a cosa servirà? Servirà a non far attaccare il nostro preparato alla forma. Quindi, nel momento in cui noi poi inseriremo il preparato nella forma, vedrete che viene via con gentilezza, senza grossi traumi. Non volete una cosa sbagliata? Andiamo un altro cucchiaino. Allora, semplicemente inseriamo il nostro preparato nella forma, mettiamo la forma più al centro possibile nel piatto, ok, eccomi qua, facciamo il nostro tortino ben premuto all'interno del piatto, ben premuto all'interno della formina, eccola qua, ben compresso, comprimiamo bene, eccolo qua,
questo è il nostro polpo. Adesso noi semplicemente manteniamo un po' la forma e con l'olio che avevamo messo ci rimane la nostra forma di polpo, la nostra forma di tortino. Andiamo a guarnire il nostro piatto con il nostro salmoriglio, eccolo, eccolo qua, giriamo intorno e andiamo a guarnire il nostro tortino con il nostro polpo e salmoriglio. Ci aggiungiamo, eccoli qua, due pezzetti di menta e il nostro secondo antipastino veloce è fatto. Guarda, io metto anche qua, eccolo qua, guarda, questi sono i due nostri piatti di questa sera, due piatti veramente semplici fatti con il polpo. Facciamo due ricette, due antipastini con il polpo e ce lo giostriamo in maniera un po' differente, così come abbiamo detto e come abbiamo fatto, e a questo punto escono fuori due cose veramente carine ed interessanti che possono diciamo aggiustare la parte iniziale del pranzo o della cena. Va bene, allora vi ringrazio per essere stati insieme a noi sul canale YouTube 360 Italy Market, la casa delle eccellenze italiane. Se vi è piaciuta la ricetta, se vi piace così come noi svolgiamo questi piatti, iscrivetevi al canale, ci vuole poco. Guarda, adesso alla fine del video c'è un tasto proprio con il nostro logo, oppure sul canale c'è iscriviti, clicchi su iscriviti, è tutto fatto, è tutto semplicemente fatto. Questi sono veramente buoni, ve lo garantisco, e vi aspetto per la prossima ricetta. Parpa Chef, il pluristellato a colori, vi dà una buona serata a tutti e vi augura un buon proseguimento. Ciao!